vigilia. Mm. È già la vigilia. Stasera cenone. Vorrei farmi la barba. Sarebbe ora. Ma che diamine... Che c'è? Non hai mai visto un fantasma? Direi di no. Ma aspetta. Tu sei il mio fantasma. Oddio. Sono morto? Ma no, sciocchino! Sono lo spirito delle tue rasature del passato. Che cosa? Ma sì, sai, tutta quella roba, Christmas Carol, Scrooge, quella roba lì. Ah, forse ho capito. Ma quindi sei qui per insegnarmi qualcosa? Rappresenti le mie rasature del passato. Ma quali di preciso? Quali? Ma nessuna! Ma non mi vedi? Ho 13 anni, sono ancora liscio come un bebè. Ah, e quindi? E quindi niente, ero passato per fare un saluto. Adesso li devo salutare che ho lasciato la PlayStation accesa. Ciao! Ciao? Sparito. Bah. Avrò mangiato pesante ieri sera. Oh, ciao ragazzi, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana e benvenuti finalmente, ufficialmente nel mese del Natale. Oggi è 8 dicembre e per tradizione l'8 dicembre si addobbano le case, si cominciano a sentire le musichine di Natale ovunque, passano i film di Natale in televisione. Ragazzi, io amo il Natale, bello, bello. Purtroppo non sono un Grinch, mi piace veramente, io amo l'atmosfera. Certo, ci sono negozi vicino a casa mia che hanno le lucine già praticamente il giorno dopo Halloween già avevano le lucine di Natale, ma non fa niente perché più ci sono meglio è per quanto mi riguarda. Quindi, allora ragazzi, la sbarbata di oggi sarà, spero, al top perché utilizziamo un rasoietto che un sapone pure, un set, un pennello, tutto bello ragazzi. Cominciamo dal rasoio, per cui devo ringraziare l'amico Rubens perché ha realizzato un piccolo sogno. Vi ho lasciato qualche indizio, in realtà il rasoio ve l'ho proprio fatto vedere anche nelle live che abbiamo fatto nelle settimane scorse con Francesco. Ragazzi, oggi finalmente in video per la prima volta provo un single edge e non un single edge qualunque ragazzi, Blackland Vector. Madonna mia ragazzi. Io l'anno scorso, quando facevamo le live con tutti quanti, Francesco, Domenico, Salvatore, ci chiesero proprio qual è il vostro rasoio dei sogni. Io dissi proprio il mio sogno bagnato è il Vector. E avercelo in mano, ragazzi, per me è un po' un'emozione. Sono veramente, veramente contento. Quindi Rubens, grazie mille per questo prestito. Te lo renderò, ovviamente, chiaramente, forse. No, scherzo. Piccola postilla, come potete vedere questo rasoio è satinato, ok? Il produttore di fabbrica non fa questo rasoio satinato, oddio in realtà sì, da poco però. Prima che Blackland introducesse il Vector satinato, questo rasoio è stato satinato appositamente dall'amico Marco, che insomma ci sa fare con queste cose e ha fatto un trattamento che si chiama pallinatura, quindi questo è stato colpito da tante piccole sferette, non so se di vetro o di metallo, vabbè non mi chiedete queste cose perché io non me ne intendo, quindi adesso è satinato. A me la finitura satinata sulle cose piace molto. Come set ragazzi utilizziamo una novità per la quale devo ringraziare Andrea Bianchi che me lo ha spedito e adesso vi racconto tutta la storia. Oggi parliamo di AEB Nuit d'Orient Rose. Ragazzi, questo ha una profumazione fantastica, veramente, e non lo dico perché me l'ha mandato, ma perché è proprio una cosa che... buono. E adesso vi racconto un po'. Questo non è il primo set di AEB che possiedo in realtà. Allora, anzitutto, e lo andremo a montare con un pennellino in tasso. Voglio uscire un po' dalla mia zona di comfort, perché di solito si dice che questi saponi sono un po' difficili da montare, anche se vedremo che con la base nuova non è esattamente così. Ecco qua, verso l'acquetta. Ne ho preso un pochettino di più, chiaramente, perché comunque il tasso mangia. Comincio subito a prelevare e vi racconto un po' la mia storia con questo marchio. Allora, io ero scimmiato da sti set da una vita, penso, veramente da tanto tempo. Però, insomma, complice il costo, non li ho mai acquistati fino a quest'estate. Se voi vi ricordate l'unboxing che ho fatto quest'estate,
potrete aver visto sicuramente un set Mint and Flowers che ho acquistato da Andrea. Io ho acquistato tempo dopo, anche visto che Mint and Flowers mi era piaciuto, io ho acquistato, ci ho un po' chiacchierato, mi sono prenotato e ho acquistato il set Sambuca con la base Essential, quindi quella un pochettino più economica, anche se non di troppo. Io sto continuando a prelevare il sapone, mentre che vi racconto. Purtroppo quel sapone, ragazzi, non ve lo potrò portare in video perché, devo essere onesto, ragazzi, mi ha bruciato in viso come l'inferno, perché purtroppo all'interno della profumazione probabilmente c'era qualcosa che non era compatibile con la mia pelle, quindi per evitare ulteriori sofferenze non ve lo porterò. L'ho dato a un amico che lo userà, insomma, e va bene così. Comunque, parlando con Andrea, si è rivelato una persona molto molto disponibile. Io l'ho riempito, poraccio, raga, l'ho riempito di domande. E quindi niente, ha deciso alla fine di farmi provare questa nuova base, perché tra l'altro io non solo ho provato Mint Flowers, che è la base tipo 2022, ma grazie ad Aldo, sto video è pieno d'amici, ragazzi, Marco, Rubens, Aldo. Aldo mi ha mandato un po' dei campioncini di diversi saponi A e B. E così ho avuto modo di provare la base vecchia, la base 23 e la base 24, che adesso vi faccio vedere qual è la sua particolarità. Allora, appoggio questo, il vasetto del sapone è questo, classico, e come potete vedere il sapone non è più una crema come le vecchie basi. La base 24 è la base 23, però essiccata. Quindi la base 23 è stata presa, messa in essiccazione per 3-4 mesi, tipo, e niente, e poi è stata messa nei vasetti. L'essiccazione, teoricamente, rende un sapone più concentrato. Infatti, se guardate l'Inci, che adesso ve lo mostro, eccolo qua, spero si veda bene, l'acqua sta... Oh, aspetta, no, scusate, l'ho mostrato male, ecco. L'acqua sta tipo agli ultimi posti, perché il sapone si è disidratato, quindi chiaramente c'è meno acqua. Quindi, allora, io ho prelevato tutto il sapone che c'era da prelevare. Oh, ecco, mi è pure caduto il pennello, evviva. Aspetto un attimino che esco all'acqua calda, cominciamo a montare il sapone in viso. Oggi, ragazzi, me la voglio godere proprio. Adesso vi parlo anche della profumazione, se magari esce l'acqua calda, perché... classica gag proprio, l'acqua calda, che ridere, non mi fa più ridere, mi fa solo piangere, basta. Acqua calda, grazie, acqua calda, facciamo così, io intanto mi inumidisco il viso, raccolgo quello che c'era nella ciotola e me lo metto così in viso. Oh, finalmente eccola, perfetto. Allora, fanno un po' quello che c'era nella ciotola. Ovviamente, ragazzi, visto che il sapone mi è stato mandato, voi lo saprete, ve l'ho già detto, insomma, però lo saprete chiaramente, anche nella descrizione del video metterò l'hashtag supplied by, quindi voi ogni volta che nel mio video vedrete l'hashtag supplied by saprete che un prodotto mi è stato mandato. Trasparenza, ragazzi, trasparenza si deve dire, insomma, no? Uno deve essere imparziale, ma deve anche dirle queste cose, no? Allora, cominciamo a stendere il sapone in viso, che come già vedete sta facendo un po' di colla, quindi io prendo un pochettino di acqua e comincio a montare. Allora, ragazzi, profumazione, perché mi piace tanto? Perché, ragazzi, a me datemi qualcosa che sa dei fiori, che sa di rosa, che sa di muschio bianco, che sa di talco, e mi fate contento. È il mio range di fragranze che mi fanno volare, insomma. Questa profumazione in particolare ha all'interno la rosa, ma non la classica rosa, citazione da vecchia signora, vero Guido? Da Juventus. La classica rosa, insomma, pesantona, che si sente altrove, ma è proprio una varietà che si chiama proprio Nuit d'Orient, quindi ecco, proprio come il nome del set. Ed è una rosa, di conseguenza, più orientaleggiante, più speziata. Ecco, mi sono pure sporcato la camicia. Speravo di non farlo, invece è successo. Vabbè. Una rosa più orientaleggiante. Io quando ho aperto il barattolo ho sentito una punta comunque fresca addirittura,
quasi acida, che si trova solo, diciamo, all'apertura. Ma l'after, ragazzi, l'after è qualcosa veramente di... perso un pelo. L'after è speciale, perché se nel sapone chiaramente si sente più la parte iniziale, l'after completa il tutto e ho già avuto modo di apprezzare Mint and Flowers, che pure quello ve lo devo ancora portare. Ho voluto portare prima questo perché ho detto, ma sai che c'è, la novità, portiamo questo, ci frega. Poi Mint and Flowers, ci sono 1000 recensioni online, quindi intanto potete vedere quella e la mia ve la porterò con calma. Allora, come vedete il sapone sta montando bene, ma richiede ancora tanta acqua. Questi sono stati per tanto tempo saponi notoriamente tecnici. Che vuol dire? Vuol dire difficili da montare, quindi io ho visto molte persone lamentarsi perché diventavano magari evanescenti. Ci sono anche dei video effettivamente dove vedi questi saponi che a una certa svanivano. Vi posso dire che la base vecchia effettivamente aveva bisogno di molte, come dire, molte coccole. Doveva essere scaldata bene, l'acqua doveva essere messa goccia a goccia. Insomma, era un po', diciamo, sicuramente non il classico sapone che prendi, monti e vai. Richiede un po' di attenzioni in più. Dalla base 23, io onestamente quando l'ho provata, parliamo del set Essence, già quella mi era sembrata molto più facile da montare. Questa base 24, come vi ho già detto, è la 23 essiccata, quindi adesso abbiamo sia una facilità di montaggio maggiore, cioè praticamente a prova di pigro, e poi anche una resa maggiore. Il sapone è più concentrato, quindi ne basta anche di meno per fare una schiumata decente. Insomma, posso dire che si è raggiunto, no? L'optimum. Guardate qua, direi che ci siamo. Io continuo a mettere, ad aggiungere acqua, anche perché così lo tiriamo, vediamo un po' quali sono le sue potenzialità, anche se, allora ragazzi, voi dovete capire che sono un rompipalle, ok? Partiamo da questo presupposto. Quindi cosa ho fatto? Ieri sera ho preso un pezzetto di sapone con il tasso, l'ho montato sul braccio, l'ho già usato, ci ho già fatto una rasatura. L'ho montato sul braccio, ho levato la prima schiuma, ho rimontato, quindi ho simulato una seconda passata e l'ho lasciata lì sul braccio. 3, 4, 5 minuti e non ha perso idratazione. Non ha perso, è rimasto il sapone bello, bello umido, bello scivoloso. Quindi, perlomeno in privato, mi sono provato che se montati bene questi saponi veramente non diventano evanescenti. Io sono molto contento, anche perché appunto parlando con Andrea mi ha raccontato l'evoluzione, insomma, poi gli faccio tutte le domande. Andrea, ma scusa, ma questo com'è? Ma perché questo è così? Ma perché quello? E lui mi manda tipo sti papiri di 10 minuti di audio, che però ragazzi tutto fa cultura. Cominciamo ragazzi, sapone montato, camicia insozzata, mannaggia a me, si vede che non sono abituato. Ne pulisco un po', già che ci sono, se no veramente pasticcio ancora di più. Finalmente ragazzi proviamo il Blackland Vector. Le lamette sono con guardie, c'avevo solo questa, infatti è stata usata, l'ho usata più di una volta, quindi spero che tagli ancora. Dovrebbe, speriamo di sì. Queste sono le Feather Soft Guard, quindi quelle con lo scatolino rosa, se non vado errato. Cominciamo, con questo ci posso fare veramente le derapate. Sì, dai. Cioè ragazzi, vi ho fatto un mese di sbarbate con lo Chavette e adesso torniamo a bombissima con sto rasoio. Ma che spettacolo è. E posso essere onesto, penso di avere giovato di questo mese di Chavette. Sento la mano molto più leggera, veramente. Sto rasoio mi sembra talmente facile da poterci fare le derapate, però non voglio tirarmela perché va a finire che dico oh sì, rasoio facile, poi mi faccio un taglio gigante, quindi mi sto zitto. Testina sottilissima, cioè guardate che roba,
Spettacolare. C'ho un po' le mani che mi tremano perché sono emozionato. Perché sono proprio contento. Ci ho preso gusto. La lametta si sente che non è nuovissima, però fa ancora il suo lavoro. Olè. Il sapone lascia una bella patina, comunque un'ulteriore scorrevolezza, diciamo, ecco. E sento che con un po' d'acqua la schiuma può diventare ancora migliore, con un po' di acqua in più. Quindi la prima passata è fatta, come avete visto. Non ci è voluto molto. A novembre i video sono stati un po' più lunghetti del solito perché ci devo andare piano con sti sciapetti, insomma, per evitare di farmi male. Seconda passata. Io inzuppo un altro pochettino il pennello e faccio una seconda schiumata. Allora, profumazione l'ho detta, la base l'ho detta. Posto così, me lo posso godere adesso. Oh ragazzi, io lo so che, certo, io adesso ho detto che questo mi è stato mandato, quindi vabbè, ma te l'ha mandato, quindi fate voi ragazzi, nel senso, io vi dico quello che sento. In cuor mio penso di essere imparziale, ma chiaramente ognuno è libero di fare le sue valutazioni, giusto così, ci sta. Allora, altro pochettino di acqua. Mamma mia, mi è caduta la schiuma. Stavo per dare tutto addosso alla camicia, già sto con l'ette ridotto male. Oh, vi piace Babbo Natale? Questo è il coperchio di un contenitore di biscotti. Ho detto, mo metto qualcosa di Natale sullo sfondo. Che ci metto? Non sapevo che mettere, ho visto il coso dei biscotti. Ho detto, ma sì, ma dai, mettiamo questo. Oh. Facciamo così. Ok. Perfetto. Perfetto. Queste sono profumazioni, ragazzi. Questa è veramente molto elegante, oserei dire romantica. Cioè, della serie proprio che io mi metto sta cosa, magari il profumo, vengono dette e dico, ah, fantastica. Con la rosa. Vabbè, ecco, la mia stronzata l'ho fatta. Posto. Contenti? Io sì. Sì, no, le lame tagliano, meno male. C'avevo un po' di ansia perché dico, guarda te, se mo l'ho usata troppo sta lama, perché non ne ho altre, capito? Ma per fortuna taglia e taglia bene. Poi ragazzi, veramente, cioè, queste lame con la guardia non tagliano neanche se passi il dito sul filo per così. Quindi voglio dire... In rasatura puoi anche spingere. Allora, mi sono un po' informato su questi rasoi single edge Artist Club, attenzione perché non è tanto la lama essere single edge, ma è una tipologia che si chiama Artist Club. In realtà sono lame molto ben progettate. Mi sono informato c'è il sito della Feder dove vendono sia rasoi Artist Club che lamette. E ci sono lamette proprio studiate per ogni tipo di esigenza. Quindi c'è quella per le barbe dure, quella per la pelle sensibile. E te lo dimostrano i dati tecnici proprio. C'è una lama più spessa, una più sottile, una più larga che si espone più dal rasoio, una di meno, quelle con la guardia, quelle senza. Insomma, è un mondo molto interessante, pericolosamente interessante. Già so che dei soldi voleranno lì. Purtroppo. Oh, mamma mia ragazzi,
mi fa fare una sbarbata da paura. Ma con sto rasoio non avevo dubbi, Con sto rasoio veramente non avevo dubbi. L'acqua si è raffreddata di nuovo, quindi io in barba al rubinetto prendo l'acqua che mi era rimasta nella ciotola, mi inumidisco un po' il viso e voglio fare... No ragazzi, oggi voglio essere liscio come una palla da biliardo, perlomeno, punto. Vai. Ultima passatona. Un po' scarica. Però va bene così, tanto il sapore ne abbiamo usato tanto e via. No, c'è. Acqua. Sono vicino a voi. Non vi do un bacetto, giuro. Giusto per... Oh, dagli un po' una mischiata. Olè. Mi sono pasticciato le mani. Ma così almeno ho usato tutto questo ben di Dio e me lo sono messo in faccia. Olè! Mangia l'acqua fredda. Andiamo, oggi proprio ricerchiamo la profondità. Quindi ci perderemo un po' più di tempo. Ok, qui non c'è niente. Qui. Ok, qui. Ok, ammazza. Perché miseria. Olè. Lo sono dal citofono. Però all'appartamento accanto. Spero che non suonino pure a me. Perché sto aspettando un paio di corrieri. Come vedete, anche se non c'è più sapone, la scorrevolezza secondaria si vede. Olè, qua. Mamma mia ragazzi, oggi proprio non mi cresce la barba per un mese, Ci vediamo a gennaio. Top. Posto. Fatto. Qua un altro pochetto. Basta. Bastissima. E raga, che vedevo lì? Mi sciacquo il viso e torno da noi. Ok. Allora ragazzi, risultato con sto rasoio, con sto sapone, tutto fenomenale ragazzi, fenomenale. Bello. Se c'è una cosa che non è mai stata messa in discussione di questi saponi, credo, poi perlomeno io ho sempre sentito solo pareri positivi, è il post rasatura. Qui ragazzi siamo a livelli veramente che mi sembra di aver messo una crema idratante, ho la pelle di un rilassato, di un elastico, fantastico. Stessa cosa insomma con Mint Flowers, con tutto il resto, con tutti gli altri set provati. Ragazzi, se un prodotto è buono è buono, se no neanche ve lo portavo. L'after, ok? Allora, l'after in sé, pure quello già è ottimo. La profumazione è sempre quello che si sente nel sapone, quindi questa rosa speziata, leggermente fresca e acidula all'inizio, ma poi quando questa parte fresca va ad evaporare si sente sotto poi un sottofondo di legni, diventa super sensuale. Buonissimo ragazzi, buonissimo. E soprattutto non mi brucia l'after in viso. Non mi brucia. Evviva! Abbiamo trovato un after che non mi brucia. Santo il cielo. Mamma mia. C'avevo l'ansia perché dopo aver provato Sambuca ho detto speriamo che pure questo non mi faccia troppo male, non mi faccia reazione. Invece no, anzi ne metto pure un altro po'. Perché questo raga, come mette veramente la crema idratante. Che spettacolo. Vabbè, io sono contento. Allora, parliamo un attimino, ecco, parentesi prezzo, ok?
Ragazzi, io ve lo dico sempre, non servono sti prodotti per farsi sbarbate da paura. Ve lo dico e ve lo dimostro da sempre. Questa penso sia la sbarbata più costosa mai fatta. Ma su questo canale si sono viste tante belle sbarbate con prodotti anche super, super umili. O comunque non da riccanza, così. Quindi fate le vostre valutazioni chiaramente. Voi sapete che non avete bisogno. Se vi volete fare un bel regalo, se volete provare un prodotto diverso, questa è sicuramente una bella opzione. Quindi lo stesso discorso che vi faccio con questo, ve l'ho fatto con Pagis, ve lo farò con, che ne so, con Pantarei, con Phoenix, che sono tutti prodotti costosi, no? Potete prenderli, potete non prenderli. Chiaramente ragazzi, io questo me lo tengo e me lo godo fino alla fine. Quindi ragazzi, è stato un piacere, io mi raccomando, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, devo tossire, non lo farò, lasciate un mi piace, quello che vi pare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!